tutti! Per chi non mi conoscesse, io sono Stefania. Su questo canale solitamente si parla di Asia a 360 gradi, cultura cinese, video recensioni su libri, ricette asiatiche, insomma, chi più ne ha più ne metta. Però oggi sono qui per parlarvi del mio mese da vegana. Ebbene sì, oggi è il 7 gennaio, è iniziato da pochissimo un nuovo anno e voglio cogliere l'occasione per fare questa challenge che proprio si chiama Veganuary. Alcuni attivisti tempo fa avevano coniato questo nome che nasce dalla fusione della parola veg e January, proprio per dare l'opportunità a tutte le persone curiose, a tutte le persone che avevano intenzione di avvicinarsi al mondo vegano, di incominciare con il primo mese dell'anno. Avevo già intenzione di avvicinarmi a questa realtà e quindi ho colto l'occasione, anche grazie ad un commento di una ragazza sotto a uno dei miei video in cui parlavo di questa idea. Non c'è bisogno di aspettare un nuovo anno per diventare vegani o per incominciare una nuova avventura, assolutamente no, ogni momento è buono, e quindi io mi auguro che questo video possa essere per qualcuno di voi stimolo per avvicinarsi ad una alimentazione o comunque a uno stile di vita più sostenibile sia per l'ambiente ma anche per gli animali. Vi racconto brevissimamente un po' il mio stile alimentare. Io tendenzialmente sono sempre stata piuttosto sensibile a questo aspetto, quindi già di mio non mangio diversi animali, però faccio un po' fatica mangio normalmente le uova, il miele, alcuni latticini senza lattosio perché sono intollerante al lattosio, quindi sono anche un po' avvantaggiata in questo, quindi forse l'abbandono dei latticini la vedrò con meno, insomma sarà meno scioccante. Il latte lo bevo già vegetale. Alcuni yogurt, visto che comunque anche quelli senza lattosio mi stavano iniziando a dar fastidio, ho iniziato a prendere quelli vegetali. Però ecco, secondo me farò veramente tanta fatica a togliere il parmigiano sulla pasta, a togliere le uova e a togliere alcuni salumi che comunque abbiamo in casa. Non mangio maiale da almeno 2 anni all'incirca, sì, 2 anni, e io e mio marito prediligiamo comunque la fesa di tacchino, quindi l'arrosto di tacchino, e la bresaola, quindi questi sono gli unici 2 affettati che sono qui in casa. Il fatto che ci siete voi, quindi che dovrò riprendere giorno dopo giorno, o comunque non è che vi riprendo tutti i giorni che cosa mangio perché altrimenti verrebbe un video lunghissimo, però faremo un po' degli step insieme, vi terrò aggiornati, quindi noi ci rivedremo a febbraio. Però appunto ci tenevo ad essere in video perché è una sfida con me stessa, cioè nel momento in cui magari avrò la tentazione di sgarrare, so che in quel momento sto facendo un danno non solamente a voi perché vi sto magari mentendo, ma soprattutto a me stessa, perché io lo so che in quel momento sto mentendo e non lo trovo affatto giusto. Quindi in primis è una sfida con me stessa, e poi è una cosa che documenterò per voi. Con me verrete a fare la spesa perché appunto dovrò sostituire alcuni alimenti che chiaramente non utilizzerò più, e poi soprattutto una cosa molto importante: contatterò proprio già oggi la dottoressa, la mia dottoressa di base, perché appunto le voglio comunicare questa mia intenzione e probabilmente mi darà qualche integratore. Come prima cosa faccio colazione e sarà una colazione vegana, quindi iniziamo così e poi vedremo cosa mangiare durante la giornata, anche perché non farò oggi la spesa, quindi mi accontento di ciò che ho in casa. Questo è il mio pranzo, adesso lo andrò a condire con delle verdure. Sono noodles che ho ridratato in acqua, soffritto di aglio e zenzero con un filino di olio di semi, e condirò il tutto con la salsa di soia e voilà, piatto vegano asiatico e buonissimo. Adesso ve lo faccio vedere anche pronto. Tadan! Ecco qui il piatto super Asian e veg. Allora, come verdure ho messo spinaci che avevo surgelati, poi questi qui sono funghi shiitake, funghi, anche questi qui scuri che vedete sono funghi cinesi che si chiamano orecchie di Giuda, poi ho aggiunto anche un pelino di olio di sesamo, dell'erba cipollina, sale, salsa di soia e voilà, pronto, buonissimo.
Ragazzi, allora oggi secondo giorno, vi volevo semplicemente dire che ho parlato con la mia dottoressa. Lei chiaramente ha guardato tutta la mia cartella clinica, conosce perfettamente le mie analisi, tutto, e quindi in base alla mia situazione mi ha detto che per adesso non devo prendere integratori, semmai l'integratore di vitamina D. Tra 6 mesi, chiaramente lei non sa che questa challenge durerà solamente un mese, però se dovessi continuare questo tipo di alimentazione mi ha detto che tra 6 mesi farò insomma delle analisi del sangue e allora si vedrà se c'è qualche carenza e da lì integrare. Quindi per adesso mi ha detto: se assumerai un'alimentazione equilibrata, ricca di legumi e insomma riuscirai a compensare, allora non ti preoccupare che per adesso va bene. Chiaramente lei parla in base alla mia situazione, una situazione, io ho dei valori nella norma e quindi questo. Poi chiaramente ragazzi ognuno di noi è diverso e quindi bisogna sempre chiedere al proprio medico, mai fare le cose così alla rinfusa. Io ve lo dico perché chiaramente voglio essere trasparente, ma non fidatevi di quello che vi ho detto io, ma fidatevi solo di quello che vi dice il medico. Quindi io per adesso non prenderò integratori, avrò un'alimentazione il più equilibrata possibile e quindi vediamo un po' che cosa esce. Comunque vi dico oggi che cosa mangio. Pranzo di oggi un po' così arrangiato, comunque perché ancora devo fare la spesa, riso e passato di verdure. Avevo queste due cose, le dovevo finire e quindi le ho mischiate e mixate insieme e il profumino non è niente male. Adesso aggiungerò un po' di spezie, un po' di erbetta cipollina, un po' di olio e voilà, pronto il pasto. Siamo passati all'All Wild West perché stiamo facendo alcuni giri e ci è venuta una fame pazzesca e io ho trovato insomma qualcosina di vegano. Ho fatto togliere la Philadelphia da questo piatto perché è in aggiunta cioè, te lo servono con questa salsina e quindi anche qui qualcosina di vegano si riesce a mangiare e tanto è tutto da sport, quindi adesso arriva il mio pasto e poi ce lo mangeremo penso o in macchina o in giro, ma non potremo neanche mangiarlo proprio qui fuori ovviamente. E qui allora ecco qua, voilà, bello, patate e burger vegetale con verdure, ovviamente senza salsine, un po' secchino però. Che cosa c'è qui? Ah, pomodoro, buono, e quindi buon appetito. È una settimana che ho iniziato la dieta vegana e vi dico che sta andando tutto bene. Sarà che sono avvantaggiata anche dal fatto che mangio poca carne, però vi dico la verità, pensavo peggio e invece mi sto trovando veramente molto bene. Qualche giorno fa ho fatto la spesa e vi voglio far vedere che cosa ho comprato, soprattutto alcune cosettine che mi servono per sostituire alcuni alimenti che chiaramente mangiavo prima di questa settimana. Alcune di queste cose le ho acquistate a Natura Sì. Natura Sì ovviamente ha tantissimi prodotti vegani, vegetariani, prodotti insomma specifici. Chiaramente i prezzi sono un pochino più alti, però come vedrete ci sono anche tanti prodotti che potete trovare
nei vari supermercati, anche discount, insomma non dovete fare un investimento eccessivo. Comunque, come prima cosa ho acquistato questo sciroppo d'agave, era quello più economico, 250 grammi, credo 3,50 €, non ricordo nello specifico, comunque un prezzo onesto. Siccome non l'ho mai provato prima, ero abbastanza scettica, l'ho assaggiato poi su un pezzo di pane, vi dico la verità, non è affatto male, non è dolce come il miele, ma un ottimo sostituto, assolutamente, e quindi questo sostituirà il miele. Poi, sempre a Natura Sì, ho comprato anche il lievito alimentare, che ho anche già provato sulla pasta, perché andrà a sostituire il parmigiano. Vi faccio vedere anche com'è. È un lievito in scaglie, chiaramente non attivo, quindi non andrà a lievitare in pancia, assolutamente, però dà quel sapore di sapidità tipico un po' del lievito, che un po' ricorda il parmigiano. Vi dico che l'ho provato sulla pasta ed è effettivamente molto buono. Rimanendo sempre su Natura Sì, ho comprato anche questo fermentino di anacardi, dovrebbe essere tipo un formaggio spalmabile. Questo non l'ho provato, quindi non vi so dire com'è, ma sicuramente ve lo farò sapere. L'ho acquistato perché me l'ha consigliato la commessa, dicendomi appunto che è quello più saporito, è con l'erba cipollina, è spalmabile, un prodotto che andrà magari a sostituire appunto lo stracchino, tutti questi alimenti che io solitamente adoro spalmare sulle piadine, quindi ci sarà lui. Allora, ho comprato sempre a Natura Sì la farina di ceci, però in realtà penso che si possa trovare un po' ovunque. L'ho utilizzata per fare la pastella per dei bocconcini di cavolfiore. Si possono fare anche delle micro pizzette, si possono fare un sacco di cose con la farina di ceci. Una cosa che mi spaventava era quella di non trovare dei biscotti, anche perché i biscotti molte volte, questi vegani, soprattutto in alcuni supermercati come possono essere alcuni discount o anche proprio il supermercato tipo la Coop, l'Esselunga eccetera, hanno dei biscotti che non presentano ingredienti di origine animale, ma hanno un quantitativo pazzesco di zucchero. Ho trovato un giustissimo compromesso, sempre comprato questo a Natura Sì. Sono dei biscotti senza nessun ingrediente di origine animale e con il 30% di zuccheri rispetto alla media dei biscotti secchi più venduti, ed effettivamente sono molto gradevoli. Non ricordano gli Orosaiva, per intenderci, perché ovviamente sono molto più secchi, molto meno dolci, ma buoni, e volendo si potrebbero anche utilizzare per fare il tiramisù con lo yogurt, che è una delle cose che più adoro, e magari in questi giorni, in questo mese lo facciamo anche insieme, quindi nel video probabilmente vedrete io che mi cimento nel preparare il tiramisù. Usciamo da Natura Sì e ho comprato queste pizze di Ital Pizza. Ho trovato le pizze vegane, pizza vegana alle verdure. Qui invece c'è una sorta di mozzarella, però appunto è vegana, non c'è nulla di origine animale, e quindi queste sono da mettere subito in freezer, ma ve le volevo far vedere. Poi invece a Lidl, che tra l'altro Lidl ha tanti prodotti vegetariani e vegani, almeno nella mia città c'è proprio una sezione veg, e ogni tanto ho preso alcune cosine, anche se a volte sono o troppo salate o troppo caloriche, però ogni tanto sì, prendo alcune cose lì. E ho preso questi muesli, queste barrette di muesli. Ho controllato gli ingredienti e non c'è il miele. Questo è un mix di verdure che ho realizzato tritando con il mixer carote, verza, funghi, ho usato funghi champignon, poi ho messo anche un pelino di erba cipollina, ho messo anche del seitan in piastra che avevo nel frigo, della salsa di ostriche però vegana, quindi il sapore forte e intenso viene dato dai funghi, sale e zenzero. Qui insomma li sto realizzando, adesso li devo chiudere, e sto usando questi dischi che si comprano appunto in Asian Market, sono surgelati, io li ho tenuti fuori dal frigo e stamattina erano pronti all'uso, ed eccoli qui pronti. Riempio ancora questo piatto e poi
li metto in acqua a bollire. Buonasera ragazzi, allora ieri sono andata a fare la spesa alla Coop e volevo farvi vedere un pochino alcuni prodottini che ho acquistato, magari vi possono interessare anche a voi. Allora, ho comprato questi hamburger 100% vegetali, ne sono due, da 220 grammi, quindi 110 grammi ognuno. E questi qui li proverò nei prossimi giorni. Il prezzo è sui 3 euro, 4 euro, 3,90 euro, 4 euro, non ricordo nello specifico. Ho trovato anche di questa marca, Garden Gourmet, la salsiccia vegetale, completamente vegana, infatti c'è anche il certificato. Dei nostri amici l'hanno provata e hanno detto che è molto molto speziata, quindi molto aglio, molta cipolla, insomma infatti ci hanno consigliato di mangiarla in due, almeno uno dei due non rimane soffocato dall'altro, però hanno detto che è molto buona e quindi siamo curiosi. Sono curiosa anche perché io, non mangiando carne di maiale da ormai 2 anni e mezzo, sinceramente a me la salsiccia, comunque la carne di maiale piaceva. Non l'ho più toccata e quindi insomma questa fotografia, vi dico la verità, mi aveva ispirato moltissimo. Per stasera invece vorrei farmi delle piadine. Io solitamente, anzi dall'anno scorso, dal lockdown, le piadine le ho iniziate a fare io, escono molto morbide, le metto poi nel surgelatore e all'occorrenza le tiro fuori, però vi dico la verità, sarà che non ne posso più di questa situazione e le piadine adesso le voglio ricomprare, perché fare le piadine mi sembra di stare di nuovo nel lockdown, non so che senza, cioè è una cosa psicologica forse la mia. Tornerò a rifarle homemade, però le ho comprate e ho preso queste qui che compravo sempre alla Coop. Sono senza strutto, sono anche le più economiche perché ce ne sono 5 all'interno e mi piacciono, mi ci trovo bene, sono morbide da tenere in frigo, quindi volevo farcirla con questi due affettati. Adesso devo scegliere, forse prendo lo speck e aspettate, questo qui ha il gusto di prosciutto crudo. Il tutto sarà insaporito da questa maionese veg. Piadina pronta con rucola, ho messo un po' di fermè, maionese e alla fine ho scelto di metterci il prosciutto crudo. Ragazzi, l'odore è proprio di prosciutto crudo, che buono! Dopo la piadina adesso mi sto preparando questo dolcettino, che lo preparo in realtà da tanto tempo, non è una ricetta veg nuova che ho appreso in queste settimane, in questi giorni. È un tiramisù light, serve semplicemente del caffè solubile che io ho diluito con l'acqua, del cocco râpé, dello yogurt, io ho questo qui al cocco, dei biscotti che andremo ad inzuppare e poi, se volete, delle scaglie di cioccolato. Questo qui è cioccolato fondente, da mangiare sia per colazione, ma noi adesso ce lo mangiamo dopo cena. Questo video sta diventando un video di ricette, però tanto alla fine del video vi parlerò anche di questo Veganuary, come sta andando, come è stato, e insomma vi dico un po' la mia, ma tanto continuerò sicuramente a proporvi qualche ricettina. Questa comunque è carina, è super gustosa e stra facile da realizzare. Ciao a tutti, eccoci qua, è passato un mese, stessa postazione, stesso cielo pumbleo, ragazzi, cioè incredibile, ma in questo mese forse ci sono state a occhio e croce 4 giorni di sole con il cielo azzurro, ma proprio per essere generose, perché veramente è stato un mese di pioggia, freddo, buio e chi più ne ha più ne metta. Comunque sono qui e voglio raccontarvi la mia esperienza di come è andato questo mese. E mi sono fatta anche delle domande e coglierò l'occasione per rispondere a queste domande qui in video con voi. La prima domanda che mi sono posta è stato difficile? Allora, probabilmente io sono avvantaggiata, come già vi ho detto, perché per motivi etici non mangiavo già da diversi anni coniglio, agnello
e maiale. Però il pesce lo mangiavo senza problemi e evitavo comunque la carne rossa, però poteva capitare che andavo in un pub, prendevo un panino, all'interno c'era un hamburger, lo mangiavo senza problemi. Come ad esempio anche i latticini. Essendo intollerante potevo comunque usufruire dei latticini, quelli stagionati, quindi il parmigiano sulla pasta assolutamente sì, oppure alcuni prodotti senza lattosio, però erano comunque latticini. Quale alimento mi è mancato? Come alimento il pesce, vi dico la verità, mi è mancato il pesce, per esempio il tonno, le alici, mi sono mancati, ogni tanto appunto ci preparavamo branzino, ecco, il pesce, sì. Per quanto riguarda invece carne, no, la carne no, quella per niente, non ho sentito il bisogno, forse un pochino mi è mancato il parmigiano sulla pasta. Quale abitudine è stata più semplice da cambiare? Allora, quello di sostituire la carne, cioè di eliminarla, quindi anche gli affettati sono riuscita abbastanza a dimenticarli. Noi facciamo spesso delle torte dolci in casa, ecco, sinceramente adesso ci sono così tante ricette online vegane che quasi tu dici, ma addirittura prima si utilizzavano così tante uova, ma cioè lo stesso dolce ha un sapore anzi a volte 100 volte più buono, perché noi facciamo per esempio delle crostate a casa vegane ormai da diversi anni, ragazzi, sono la fine del mondo e non c'è burro, non c'è uova, sono buonissime, tra l'altro ricetta che abbiamo anche ceduto a mia suocera e lei, che è stata sempre una grande appassionata di dolci, li fa benissimo. Adesso ha sostituito la ricetta della sua crostata con questa nostra vegana perché è veramente buonissima e top. Quindi ci sono veramente tante varianti. Una delle cose che secondo me è alla base di tutto è l'abitudine. Noi esseri umani siamo abitudinari, chi più chi meno. Io faccio parte di quelle persone che soffrono meno il cambio di abitudini, perché ci sono così tante varianti, così tante alternative che sembrano magari così complicate, così difficili da trovare, reperire, che in realtà, ragazzi, sono ingredienti che abbiamo tutti quanti dentro casa. Cioè, come faccio a sostituire le uova all'interno di un dolce? E si aggiunge più olio di semi e vi assicuro che il risultato è identico e anche più leggero. Quindi no, veramente bisogna essere indubbiamente un po' elastici. Persone che sono poco elastiche faranno sicuramente molta più fatica a pensare ad un modo alternativo e anche più sostenibile, e purtroppo quelle persone secondo me non cambieranno mai, ma il mondo è grande, è vario e ci sono delle persone che non sono proprio portate al cambiamento e quindi insomma non possiamo fare i miracoli, però sicuramente ci sono delle persone che hanno bisogno di qualcosa, di un input per poter cambiare e probabilmente anche stare meglio con se stessi e con la salute, perché mangiare troppa carne non fa bene. Un'altra domanda è se sono stata bene. Allora io vi dico sì, sono stata bene, sono stata bene perché ero consapevole di stare a fare di compiere un qualcosa comunque non che giovasse solo su di me, ma probabilmente anche sugli animali e sull'ambiente. L'unica cosa è che io ho un problema, ovvero soffro di gastrite, quindi ci sono alcuni alimenti che non posso mangiare o comunque non posso farne un abuso, come ad esempio il pomodoro, i funghi, per esempio il cioccolato fondente o comunque il cioccolato in generale, non posso mangiare ad esempio anche i legumi, li posso mangiare solo frullati e tante altre cosine, quindi io per questo sono stata ho avuto un po' di problemi, tant'è vero che un giorno stavo molto male, avevo la pancia gonfissima, durissima, stavo malissimo
e avevo fame, mi sentivo anche estremamente debole e vi giuro ragazzi avevo aperto il frigo e mi sarei mangiata della bresaola che era lì in frigo, però ho detto no, mi sono bevuta una tisana, ho cercato di far riposare il mio intestino perché mi ero resa conto che era purtroppo il problema della gastrite, e la sera ho frullato i legumi. Quindi ci sono anche lì delle alternative. Ho imparato a cucinare il baba ganoush, che è una cosa ragazzi strepitosa, è un hummus di melanzane, ma è la fine del mondo. Come anche mi sono letteralmente innamorata dell'hummus di fagioli cannellini, che è molto 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 più buono dell'hummus di ceci, veramente. E poi in realtà anche andando a fare la spesa mi sono resa conto che ci sono tante varianti. Esempio, cose confezionate ragazzi, io sono anni che non mangio l'insalata russa, a me la faceva mia nonna e non la mangio da quando lei non c'è più, e ho comprato questa qui, l'ho trovata al supermercato, è vegetariana e senza uova, vegetale al 100%. Ho comprato anche del pesto, questi qui, chiaramente questi prodotti ragazzi sono per i pranzi veloci. Io quando torno da scuola devo cucinare qualcosa al volo e ho magari già pronti dei piatti. Però per esempio ho imparato a fare anche la maionese fatta in casa, questa qui l'ho fatta io, vegetale al 100%, ed è buonissima, secondo me anche più buona della maionese quella comprata. E ci sono anche tantissimi altre varianti, quindi veramente si può spaziare. Io l'unico mio problemino è questo qui della gastrite, devo starci un attimino attenta. Un'altra domanda che mi sono fatta è: proseguirai? Io ragazzi penso proprio di sì. Non ho intenzione di incominciare domani di nuovo la mia routine, quindi mangiare senza nessun tipo di problema carne, pesce. Per esempio anche nei ristoranti mi sono resa conto che ci sono delle varianti assolutamente vegetariane, vegane, ottime nella stessa maniera, quindi basta magari anche semplicemente voltare la pagina del menu e trovare ciò che fa per te. Quindi bisogna un attimino aprire la mente. Io credo che questa per me è stata una bellissima esperienza, forse anche avevo bisogno di intraprendere un nuovo percorso nella mia vita, perché il 2020 è stato, come per tutti noi, un momento di stand-by forzato che ci ha privati di tante energie e di tante avventure che avremmo potuto fare, esperienze, progetti che sono stati chiaramente troncati sul nascere, e avevo bisogno di una novità e sono felicissima di aver iniziato questo percorso, e quindi credo proprio che continuerò, cercando anche ovviamente di non ledere la mia salute, quindi cercare un attimino anche di trovare un compromesso, perché veramente ragazzi non vi auguro la gastrite perché è un incubo. Comunque io mi auguro che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia veramente fatto conoscere un mondo nuovo se non lo conoscevate. Io vi mando un saluto e 再见，拜拜。